Buonasera a tutti e ben ritrovati qua su Radio Rossonera. È la lavagna tattica di Lecce Milan che finisce 2-2. Ancora un pareggio per il Milan che non riesce ad andare oltre il buon primo tempo, che ha chiuso in vantaggio 2-0. Non riesce a far fronte a qualche infortunio di troppo, al ritorno del Lecce, a qualche errore tattico che vedremo tra poco, anche se in realtà aveva approcciato, aveva ideato in realtà bene la partita il Milan, tant'è che in effetti rischia relativamente poco, costruisce tanto, va sul 2-0 e poi prima uno scricchiolio pesante con Banda alla fine del primo tempo e poi nel corso della ripresa non concretizzando le azioni avute, sbilanciandosi tanto per cercare il 3-0 e poi non trovando il gol, ma invece prendendone due, il Milan va via di testa, esplode anche dal punto di vista caratteriale, non solo, perché vedremo anche degli errori tattici ben pesanti, va sul 2-2, rischi di prendere anche il 3-2 in un paio di circostanze e il Milan non vince nessuna delle sue 4 partite di questa sosta, cioè meglio, di questo periodo tra le 2 soste di ottobre e novembre. Come al solito vi invito a mettere like al video, qui è sulla fiducia, visto che ancora non abbiamo visto niente, anzi direi di andare a vedere subito la prima, mi metto lì nell'angolino piccolino per iniziare a dimostrare quello che il Milan voleva fare a Lecce, che in realtà è esattamente quello che aveva fatto col Paris Saint-Germain, ovvero una situazione più accorta della sua versione più spregiudicata. Cioè, il Milan non rinuncia alla pressione alta, ma vi dirò anche, giustamente, ma la fa un gradino sotto, un passo indietro rispetto a quella molto più spregiudicata che abbiamo visto nei primi 2 mesi di stagione, dove spesso abbiamo fatto notare in 2 lavagne tattiche fa che, ad esempio, in questa circostanza Rafael Leao sarebbe stato in pressione sul portatore di palla, su Pongracic, e l'esterno basso si sarebbe ritrovato da solo, con i problemi di cui abbiamo già fatto vedere più di una volta, abbiamo sofferto, cioè il Tonali che a Firenze non arriva in tempo e Iconè da solo rigore, con il Teo che non arriva in tempo, inserimento di Guendouzi con la Lazio rischiamo, con tante altre circostanze, compreso il derby con l'Inter, dove lì non riusciamo ad accorciare perché non la facciamo in tempo. Qui cosa facciamo? Una versione più light di questa sorta di pressione, con Olivier Giroud che si mette in mezzo ai 2 centrali e taglia il passaggio tra i due e orienta sull'esterno il centrale di costruzione, che in questo caso è Pongracic. La palla viene condotta e a quel punto lanciata, perché non c'è lo scarico basso su Leao che chiude, tutti siamo uomo su uomo, come vedete, dove andiamo a recuperare la superiorità numerica che abbiamo concesso al Lecce giocando 2 centrali contro Giroud, avendo noi un centrale in più dietro. La palla profonda è attaccata dal centrale che si attacca alla punta, in questo caso è Fikayo Tomori che si attacca alla punta che viene incontro del Lecce, che è Kristovic, e l'altro centrale può tranquillamente staccarsi, leggere la traiettoria, coprire la profondità e siamo tutti molto più tranquilli, molto più compatti e soprattutto non rischiamo né lo scarico facile sul terzino, che ci aveva fatto tanto male, né magari la spizzata della punta per l'inserimento del mediano, che ci aveva fatto sì un'altra volta tanto male e che vedremo il Milan purtroppo invece farà nella seconda parte di gara quando esploderà un po' questo piano gara. A proposito di contrapposizione, questo è il maggiore equilibrio di cui parlavo. Anche se esce basso il Lecce, ma c'è uomo su uomo e quindi Teo non è su Gendrei, cioè l'esterno basso di destra, ma è su Strefezza, giustamente. Il nostro esterno basso sinistro, Teo, è sul loro esterno alto, cioè Strefezza. Rafa chiude lo scarico, gli altri sono tutti a uomo, siamo chiusi, tranquilli, non diamo la possibilità a Lecce di ripartire facile e siamo sicuramente in una posizione di maggiore equilibrio. Dove perdiamo l'equilibrio nel primo tempo? Qua. Quando ogni tanto ci facciamo prendere dalla smania di voler attaccare. C'è un'ottima riconquista della palla del Milan, credo di Davide Calabria, che manda subito Ciuqueze. Ciuqueze prende parte e tira dritto. Ora, come vedete, sui tabelloni in alto ci sono 2 giocatori del Milan, sono Reinders e Calabria.
Oltretutto ci sono Krunic che sta salendo, c'è Teo qua basso che sta salendo, quindi se sale Teo e sale Calabria, entrambi i terzini stanno salendo, tant'è che è arrivato in tre quarti, Ciucu perde un po' il passo, non ha il passaggio libero, si incarta, viene chiuso, ma a questo punto, contateli, sono 1 Giroud, 2 Leao, Reinders, Krunic, Ciucuese, Calabria, Teo, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giocatori che diventano addirittura 8. Diventano addirittura 8 perché sale anche Pobega. Pobega era in tre quarti, ma con la salita anche di Krunic sono ben 8 giocatori. Il conto è presto fatto. Insomma, se uno fa il portiere, ne mancano soltanto 2. Mancano tutte le preventive, entrambi i terzini sono alti, quindi al Lecce cosa serve? Basta un passaggio solo, peraltro nemmeno coperto perché Krunic arriva in ritardo. Strefez è libero in tre quarti, può girarsi e ripartire. Cosa accade? Palla scoperta in tre quarti, o meglio, in questo caso a metà campo, ma è come se fosse in tre quarti. Per nostra fortuna viene giocato male questo 2 contro 2, perché è il Lecce, come aveva giocato male in alcune circostanze l'Udinese la settimana scorsa. Poi se ti capita con l'Inter, o magari ti capita con il Lecce, come vedremo nella seconda parte, perché non sempre sbaglia il Lecce, è pur sempre una squadra di Serie A, paghi. Il Lecce qui sbaglierà, ma è una situazione molto grave questa, di 2 contro 2 a campo aperto. Scusate. Qui tra l'altro andava addirittura in fuorigioco, quindi molto male. Dove il Milan fa bene invece? In una ripartenza molto più ragionata che vediamo all'inizio del primo tempo, dove c'è Rade Krunic che riconquista palla basso davanti alla difesa, la conduce e manda per Pobega che è molto intelligente perché prende lo spazio in tre quarti dietro le spalle, in questo caso credo che sia Strefezza che aveva stretto la posizione, c'è fuori Gendrei e quindi cosa succede? La loro mezzala è bassa, quella circolata in rosso deve uscire su Pobega. Pobega è molto intelligente, con un tocco di destro manda Okafor che nel mentre è entrato per l'infortunato Rafael Leao. Okafor porta, conduce, entra in area, tira il raddoppio, scarica su Tommaso Pobega, tiro in porta molto pericoloso, tra l'altro anche un po' deviato dalla suola di un avversario, ottima parata di Falcone. Ma questa è una ripartenza ragionata, come vedete sono in 4, non vedete il quinto che è Tijani Reinders che è appena fuori dalla lunetta dell'area di rigore, ma questa sì è una ripartenza ben fatta, ragionata e soprattutto equilibrata, con 5 giocatori ad andare all'attacco, quindi con 5 che in questo momento sono un pochino più fermi e il portiere fa 11. A proposito di poco equilibrio, aspettate che la recuperiamo prima all'iniziazione. Quella situazione che avevo fatto vedere prima, tra l'altro, porterà a questa situazione di Bandà, che poi viene fuori gioco, eccetera, eccetera. Ma la rivedremo tra poco, perché la situazione è abbastanza simile a quella che invece Bandà calcerà in porta e ci dovrà essere la grandissima parata di Mike Maignan. Saremo già sul 2-0. Qui Bandà sbaglia e vabbè, buon per noi. Ora passiamo a far vedere quello che è il grandissimo lavoro che fa Olivier Giroud in entrambi i gol, perché su entrambi i gol c'è un atto di maestria assoluta di Olivier Giroud. Ora, il gol parte da una rimessa laterale di Teo Hernandez che scarica su Rade Krunic e qui giochiamo sulla pigrizia del Lecce che porta 3 uomini a presidiare l'interno dell'area di rigore, quelli che vedete vicino all'arbitro e vicino a Tommaso Pobega, e concede invece una superiorità numerica sull'esterno, cosa che probabilmente non sarebbe dovuta accadere. Probabilmente Kaba, che è pigro ad andare a chiudere su Okafor, se avesse letto prima la situazione si sarebbe accoppiato subito con Okafor e non avrebbe concesso uno scarico semplice allo svizzero che poi manda per Teo, come vedremo. Vi ho circolato in verde Olivier Giroud perché vi faccio vedere cosa fa Olivier nel giro di pochi secondi. Allora, parte larghissimo, addirittura si fa prendere dall'esterno basso di sinistra del Lecce. Dopodiché, appena parte l'azione, si stacca e si mette a metà.
tra l'esterno basso del Lecce e Baschirotto, come vedete nella seconda slide. Nel mentre il Milan gioca l'1-2 con Teo, Teo va sul fondo e cosa succede da Olivier Giroud? Che rimane dietro le spalle di Baschirotto. Se vedete il video, Baschirotto si gira ben 2 volte perché non lo riesce a vedere. 2 volte prova a incontrare quantomeno la sagoma di Olivier Giroud con lo sguardo. Oli cosa fa? Aspetta, aspetta, aspetta. Quando vede che Teo alza la testa ed è pronto per passare la palla, allora lì parte, brucia sullo scatto Baschirotto che è fermo, Oli parte, brucia in quel metro Baschirotto, si ritrova davanti a lui. Baschirotto a quel punto o fa fallo o prende gol, o prende il rigore, o prende gol, e prende gol da Olivier Giroud che a quel punto non basta che appoggiare con l'addome dentro la porta di Falcone. Quindi gol da prima punta di livello assoluto, da manuale di Olivier Giroud. Come per quanto mi riguarda non è invece impiegabile Tijani Reinders e come invece lo vedremo nell'occasione del gol è molto più semplice da impiegare e come è anche giusto da impiegare Tijani Reinders. Allora, questa è una situazione di gioco sull'1-0 del Milan dove c'è Teo che dà basso a Okafor, come vedete nella slide in alto a sinistra. Dopodiché Okafor viene dentro il campo e manda nello spazio Tijani Reinders. Il problema è che Tijani Reinders non è Loftus-Cheek, non ha le caratteristiche né di corsa né di fisico soprattutto di Ruben Loftus-Cheek. Tant'è che in quella circostanza Ruben probabilmente la mette giù di petto, forse lo tira dritto o va in porta. Nella terza slide vedete che è impallato in realtà, ma esattamente dietro la schiena di Reinders c'è l'avversario che gli basta mettere il corpo contro, perde il contatto con la palla andrà lunga, buttata l'occasione. Ma Reinders continuo a pensare e a sostenere che non debba assolutamente fare l'incursore alle spalle di Olivier Giroud. Dove invece Tijani è efficace o in costruzione oppure come nella circostanza del gol che vediamo in queste slide. C'è un ottimo recupero alto di Malik Thiaw che ci possiamo permettere perché adesso c'è un uomo staccato dietro e quindi anche nel caso in cui dovessimo perdere palla c'è un Fikayo Tomori in più perché non è alto anche Fic. Ma detto ciò, Malik Thiaw recupera palla, dà subito di prima intenzione a Ciukwese che di prima di piattone sinistro, come vedete nella slide in basso, manda nello spazio per Tijani Reinders che riceve e porta palla. Qua sì, qua fa l'incursore, ma portando palla, non andandosi a inserire negli ultimi 20 metri alle spalle di Olivier Giroud. Questa circostanza di box to box, questa è la mezzala box to box, non quello che si inserisce negli ultimi 20 metri a fari spenti. Quello è un incursore. Questa è la mezzala box to box, che si inserisce palla al piede e sfrutta un'altra lezione magistrale di Olivier Giroud. Che cosa fa Oli? Che è davanti Tijani Reinders circolato in rosso. Prima taglia sull'esterno e fa sì che il difensore del Lecce, che è Baschirotto, non possa uscire ad andare a contestare la corsa di Tijani Reinders, che è quindi libero di salire. Oli si ritrova addirittura oltre, lo vedete sull'esterno nella seconda slide in basso. Reinders porta palla. A questo punto è molto bravo Tommaso Pobega, che vedete in inserimento centrale ed è ancora meglio visibile in questa slide, perché addirittura costringe Pongracic ad arretrare fino al limite del rigore e non può assolutamente intervenire, tant'è che deve aspettare la giocata di Tijani Reinders, che potrebbe o giocare l'inserimento di Pobega, o perché se resta Pongracic troppo su di lui, oppure se Pongracic si stacca per andare a un minimo su Pobega, è lui che può andare a calciare. Ma cosa accade ancora di più? Che Olivier Giroud mette l'asso sul tavolo, cioè dopo aver fatto il primo taglio ne fa un altro verso l'interno, porta via Baschirotto e portando via anche Baschirotto porta via anche lo stesso Pongracic, spalanca il corridoio per Tijani Reinders che lì sì è molto bravo a leggere la giocata di Giroud, gli passa le spalle con la palla, gli si spalanca la porta, dopodiché il gol praticamente cosa fatta? Fortunatamente passa la palla in mezzo alle gambe di Falcone.
Altra circostanza, dove sì, qui Tijani Renders va bene a fare l'incursore, perché guardate da dove parte Tijani Renders, dalla nostra tre quarti, non negli ultimi 20-25 metri. Qui sì, fa la mezzala box to box e può anche fare l'incursore, ma a 60 metri dalla porta. Questa tra l'altro è una giocata codificata, perché la vediamo spesso dal Milan e qui la vediamo fatta bene tra l'altro dal Milan. Cosa accade? Lancio lungo di Davide Calabria. C'è Tommaso Pobega, che quello sì, lui sì lo può fare l'incursore alle spalle di Olivier Giroud, perché ne ha sia la corsa che la stazza. Si porta via Pongracic, la sponda di Olivier Giroud per l'inserimento di Renders è perfetto. Pongracic, se vedete il video, fa un passo verso Renders, ma poi per forza è costretto a correre all'indietro perché ha l'inserimento di Pobega alle spalle. Quindi Renders porta, entra in area e ha la possibilità di calciare. Palo e il Milan non va, purtroppo, sul 3-0. Cosa accade pochi minuti dopo? Che il Milan però sbaglia, qui sbaglia probabilmente singolarmente, cioè Tommaso Pobega arriva in ritardo sulla giocata alla mezzala di destra del Lecce, che prende, si gira e imbuca credo per Gendrei, perché Strefezza è l'uomo vicino alla punta in posizione centrale. Però onestamente prendere un'imbucata a difesa schierata in 4, anche se stiamo giocando un 4 contro 4, che non è il massimo della vita in tutta onestà, però prendere questa imbucata non ci può stare. L'imbucata è pesante, il cross è fatto molto bene, Calabria arriva in ritardo su bande, poi ci deve essere questo atto di bravura singola mostruosa di Mike Maignan per togliere il 2-1, ma è un primo campanello d'allarme. Campanelli d'allarme che tra poco le vedremo arrivano dopo che all'intervallo andiamo a riposo 2-0 e ci ripresentiamo alla ripresa con due occasioni pesanti buttate al vento. Una su un taglio interno di Tijani Renders, palla bassa, questo sì, questo va bene, palla bassa, inserimento basso di Renders, come era stato in altre circostanze, l'abbiamo già visto questo taglio di Renders, a palla bassa negli ultimi 15, qui sì, perché è un taglio suo, non è un taglio profondo alle spalle della punta a 20 metri. Questo sì, ottima giocata tra l'altro di Ciuqueze che lo manda profondo, poi c'è un rimpallone tra 2 o 3 del Lecce, la palla non entra. Poi c'è un'occasione a campo aperto sempre del Milan che recupera palla, Teo tira dritto e purtroppo del Milan Teo tira troppo dritto, perché questo 3-1 non si può non andare a quantomeno a calciare. E qui sì ci mangiamo due occasioni grosse. Campanelli d'allarme però. Il Milan in tutto ciò è in vantaggio 2-0. Ma dove caspita va il Milan 2-0? Va all'attacco ancora, continua ad attaccare e attacca talmente a campo aperto e aperto che in 5 minuti, dal 55esimo al 60esimo, si becca queste due ripartenze 4 contro 3. Fortunatamente è ancora in vantaggio numerico, perché come abbiamo visto poco fa in apertura di trasmissione, c'è comunque un centrale in più, perché comunque ci diamo una doppia copertura rispetto al passato e almeno non ci giochiamo la parità numerica, cosa che vedremo tra poco accadrà purtroppo. Qui peschiamo due ripartenze, ma le vedete, siamo completamente aperti, spalancati, con il campo tutto da coprire e non c'è nessuno che ci viene a dare una mano in questo 4 contro 3. Per fortuna riusciamo a tamponare. Poi accade che prendiamo il gol da fermo. Allora, non è facile da intuire, però le coppie sono 4, più gli altri a uomo. La coppia numero 1 è Tomori Piccoli. Tomori si francobolla a Piccoli, lo prende a uomo e via. La seconda è Krunic Blin, che tra l'altro Krunic, come vedete, con la linea verde è molto lontano da Blin, tant'è che Blin prima attacca al primo palo, poi farà la finta, gli passerà alle spalle ed è lui che impatterà la palla sulla spizzata che andrà a Sansone. C'è Ciao con Baschirotto e la linea bianca e poi la linea di corsa azzurra è il movimento di Sansone che Musa prima prende, ma dopodiché una volta che prende il contatto lo abbandona al momento della spizzata e Sansone, così come è stato col Paris Saint-Germain con Skriniar, è da solo per fare
il 2-1 di piattone da pochi metri. Il Milan qui esplode. Il Milan qui esplode il piano gara iniziale, si sfalda, si spalma su 70-80 metri di campo, perde la doppia copertura del centrale, inizia a giocare 1 contro 1, ma non ho mai capito onestamente il perché, e ancora me lo domando dalla partita, nessuno abbia detto a questi ragazzi ma siamo comunque 2-1, siamo in vantaggio e manca soltanto 20 minuti. Restiamo tranquilli e sereni. E invece no. Perché il gol di Banda è figlio sì di un Teo che è a terra e di un errore di Musa, ma è figlio di una ripartenza del Lecce 4 contro 4 e noi siamo in vantaggio 2-1. Com'è possibile che il Milan prenda una ripartenza a campo aperto, completamente scoperti, 4 contro 4, sopra di un gol? E invece no, la prendiamo. Fortunatamente Banda sbaglia il controllo e Teo vince l'1 contro 1 e quindi quantomeno la prima ripartenza viene chiusa. Teo nel contrasto con Banda però resta a terra, la palla piano piano, perché ci sono anche 2 passaggi per andare da Musa, perché il Milan gioca col suo uomo per terra in tutto ciò, perché poteva anche darla fuori. Siamo sopra 2-1, possiamo anche darla fuori questa palla. Rimessa laterale, il Lecce ci ridà la palla. E invece no, giochiamo, la palla va a Musa, che purtroppo la porta troppo, si fa chiudere in questo 2 contro 1, sul rimpallo, sul contrasto la palla andrà a Piccoli, che è già predisposta a partire perché ha già letto l'errore di Musa, come vedete. Piccoli la conduce, la porta fino al limite dell'area di rigore, grazie anche alla sovrapposizione di Sansone riesce a portarla dentro l'area di rigore. Banda nel mentre è andato dentro l'area di rigore, nella parte alta della prima slide, e ci giochiamo questo fantastico 3 contro 3 a campo aperto, senza che nessuno possa tornare, perché il Milan in tutto ciò non ha nemmeno il supporto delle sue mezzali, perché Krunic arriva con un colpevole ritardo. La palla di Piccoli andrà centrale, il centrale la porterà con un tocco soltanto a Banda, Banda è da solo, perché? Perché il buon Fikayo Tomori, col punto di domanda rosso, è in mezzo a 2 a quel punto. Deve per forza di cose venire a chiudere sul centrale, perché è il pericolo principale, se no il centrale tira dritto e va davanti a Mike Maignan. Quindi deve venire in mezzo, lascia libero Banda, che così riceve, al tempo di portarsela sul sinistro e andare sul secondo palo. Fick è in giusto ritardo, perché è corretto che arrivi in ritardo, perché prima deve occuparsi del centrale, che dal centrocampista che si è inserito. Banda fa il 2-2. Il Milan in tutto ciò esplode definitivamente pochi minuti dopo. Perché cosa accade? Accade quello che è accaduto nel primo tempo. Cioè, in una ripartenza, non ve l'ho segnato, ma quello che sta facendo il colpo di tacco nella prima slide in alto è Olivier Giroud. Sopra di lui c'è l'inserimento di Florenzi, a pochi metri da lui. Florenzi è quello che gli aveva dato la palla. Florenzi ha chiesto un 1-2 a Giroud, ok? Giroud purtroppo sbaglia, va col tacco in maniera molto leggera, ma cosa accade? Che il Milan è già tutto su, è tutto scoperto. Florenzi è lì vicino a Giroud, Teo è là al limite della metà campo. La palla viene letta da Pongracic, che si mangia questo colpo di tacco di Olivier Giroud, la porta, spacca in 2 il Milan, Teo fatica a tornare, come vedete nella terza slide, guardate quanto vantaggio aveva nella prima e guardate quanto è pari a Pongracic nella terza. È l'uomo in alto, qua di fianco a me. Aspettate che lo faccio vedere. È questo uomo qua in alto, Teo. Ok? Pongracic cosa fa giustamente? Si appoggia alla punta. I 2 centrali che sono rimasti da soli in 2, perché c'è Banda largo in tutto ciò, devono per forza scappare e accade ciò. Che sull'appoggio a Piccoli i centrali si ritrovano a giocare un 4 contro 2, 4 contro 2, 2-2 a 10 dalla fine. Milan è andato via completamente di testa senza che nessuno, né dal campo né dalla panchina, richiamasse all'ordine tutti quanti. E abbiamo peccato così di una spregiudicatezza mostruosa
Tant'è che Piccoli si può girare, perché ovviamente i centrali non lo possono attaccare, sono sotto di 2 numeri addirittura, devono per forza scappare. Piccoli è libero di girarsi e per nostra grazia calcia. Perché se invece avesse aspettato e avesse alzato la testa per 2 secondi, mandava quei 2 che si stanno inserendo a sinistra, doppio inserimento a sinistra, di Pongracic e Sansone, che sono liberi di entrare in area di rigore e andare davanti a Mike Maignan per il 3-2. Un 3-2 che tra l'altro ci viene graziato da Sansone che ci grazia su quel colpo di testa, fortunatamente prende il palo interno e fortunatamente c'è il pestone di Piccoli per il 3-2. Ma il Milan la partita la perde a un certo punto, l'ha persa. È fortuna nostra che il Lecce non ci ha punito definitivamente, o meglio, più o meno ci aveva anche punito, ma fortunatamente non è andata così. Ora, io sono arrivato in chiusura di questa lavagna tattica in un Milan che, come abbiamo detto, ha messo anche in campo cose buone, cioè il piano gara iniziale era anche stato studiato con buone cose, ma sono bastate le prime difficoltà per mostrare gli errori del passato. C'è una squadra che non riesce ancora ad assimilare qualcosa di buono fatto e che soprattutto è costretta quasi a dover attaccare e alle prime difficoltà si sgretola e torna a commettere gli errori del passato. Sono arrivato in chiusura. Mettete like per questa lavagna tattica se volete, oppure semplicemente ci ritroviamo con tutto il resto degli appuntamenti di Radio Rossonera direttamente da domani. Sarà un martedì di analisi soprattutto di infortuni e di quello che in questo momento ancora non va per il Milan.